Eccomi qua. Ciao a tutti, pace e illuminazione. Siamo qui a parlare del Gosho. Siamo qui ad analizzare gli scritti di Nietzsche, che sono molto complicati e il mio impegno è davvero enorme, perché cercare di farvi capire le lettere di Nietzsche non è un'impresa da poco, anche perché molti di voi l'umiltà l'hanno abbandonata, di conseguenza bisogna sempre fare molta attenzione. Per comprendere il Gosho, la prima cosa che devi prendere e fare tua è l'umiltà. Tu ti trovi di fronte a delle lettere scritte da un monaco nel XIII secolo, monaco giapponese, quindi già sono scritte che... Però è importante capire il contesto storico. Oggi ti parlo del Gosho felicità in questo mondo. È un Gosho, diciamo, molto breve, ma non ti deve, tu non devi pensare che ci sia poca roba sul fuoco, perché in questo Gosho lui dice alcune cose che ha ribadito per tutta la vita, cose molto importanti. La prima fra tutti è non pensare che per avere la felicità devi morire e l'avrai nella prossima vita, così come il Giappone del XIII secolo credeva per la fede nel Buddha Amida. Lui dice la felicità è già dentro di te, devi rendertene conto. Per risvegliare questa tua consapevolezza, la pratica che devi fare è recitare Nam-myoho Renge Kyo. Questa è una pratica che ti permette di diventarne consapevole e di conseguenza vivere di questo. Questo Gosho è un Gosho, ti dicevo, particolare, è un Gosho che è stato molto, diciamo, studiato, e perché è destinato a Shijo Gingo. Shijo Gingo, che era uno dei discepoli più vicini e amati di Nietzsche, al quale Nietzsche indirizzò alcune delle sue lettere più intense e più personali, no? Eh, e quindi è importante già questo, sapere del Gosho a chi è destinato, no? A chi Nichiren ha destinato questo Gosho. Allora, Shijo Gingo aveva scritto a Nichiren dicendo che la sua vita stava andando a rotoli. Perché? La colpa era la sua fede nel Sutra del Loto. Lui era un samurai del clan Ema e il clan Ema non amava il Sutra del Loto. Sapeva che Shijo Gingo era discepolo di Nichiren e non amava questa cosa perché Nichiren non era amato. Perché Nichiren diceva che la fede nel Buddha Amida era un errore e la gente sarebbe andata all'inferno se faceva quella pratica lì, mentre invece quasi tutti, se non tutti, facevano quella pratica lì. Quindi capisci già che Nichiren, insomma, non è che si tirava le simpatie. Il clan Mema era un clan di samurai molto importante e come ti dicevo, non è che amasse tanto il Sutra del Loto e soprattutto non amava Nichiren. Quando il clan
aveva saputo che Shigeru Gingo aveva accompagnato Nichiren a Tatsunokuchi quando a momenti gli tagliano la testa, questa cosa loro gli aveva veramente fatti incazzare, no? E al ritorno di Shigeru Gingo loro hanno cominciato a dargli contro, no? E cominciavano a levarli dei possedimenti. Shigeru Gingo quindi si vedeva prendere dei suoi possedimenti e la cosa lo faceva incazzare veramente, perché innanzitutto Shigeru Gingo era un samurai e aveva già un carattere particolare. Dopo lo faceva incazzare perché era tutto quello che aveva. Se gli levavano quello che aveva e lui rimaneva lì. Cioè, cosa faceva? Era un samurai morto di fame, hai capito? Cioè, quindi eh, scrive a Nichiren dicendo: guarda che la mia vita è un inferno, sta diventando un inferno, cioè che cosa devo fare? Io ho fede nel Sutra del Loto, ma sembra che la mia fede nel Sutra del Loto stia marciando contro di me, no? Cioè che cosa devo fare? Nichiren gli dice una cosa molto importante e come ti dicevo molto strana per l'epoca, no? Eh, Ad esempio, la prima cosa che gli dice nella lettera è: non c'è vera felicità per gli esseri umani al di fuori di recitare Nam-myoho Renge-kyo. Quindi che cosa sta cercando di fare? Sta dicendo a Shigeru Gingo: ok, lo so, stai avendo tutti i problemi che hai per il Sutra del Loto, però ricorda che il Sutra del Loto sarà la causa della tua felicità. Prendi questa sofferenza come opportunità. Cerca di imparare qualcosa da questa sofferenza. E questo è un discorso che Nichiren fa spesso nei suoi gushu. Noi, credenti di Nichiren, facciamo tutt'altro, no? Ci viene detto, ci è stato detto, che dobbiamo mettere questo scopo o mettere quest'altro scopo o i bigliettini davanti al gonzo, via discorrendo. No. Nichiren dice: se ti trovi a vivere un periodo di difficoltà, guardalo bene, perché questa non è una punizione, ma è l'opportunità di migliorare, l'opportunità di capire, l'opportunità di andare al di là della sofferenza. Nichiren dice a Shigeru Gingo: nessuno può scampare alla sofferenza. Quindi è normale che tu soffra, gli dice. Non pensare perché hai fede nel Sutra del Loto che sarai sempre felice, tutt'altro. Finché vivrai su questa terra avrai la sofferenza, ma sappi che non c'è vera felicità per gli esseri umani al di fuori di recitare Nam-myoho Renge-kyo. Qua lo aiuta e gli dice: ok, tu sei incazzato con il Sutra del Loto perché il Sutra del Loto ti sta dando dei problemi, io ti dico: fai attenzione, perché anche se il Sutra del Loto ti sta dando dei problemi, sarà proprio il Sutra del Loto che ti porterà la felicità. Cerca di, come dire, di aiutare molto Shigeru Gingo, no?
citando il sutra, no? E dicendo che lui sicuramente è fra le persone che raggiungerà la felicità, perché ha dimostrato di essere un buon discepolo, perché ha fede nel Sutra del Loto e perché recita il Sacro Daimoku, no? Questo serve, in questo Gosho, a- ad aiutare chi ha difficoltà, chi si trova nella difficoltà, a continuare ad avere fede. Quando si è nelle difficoltà, lo sappiamo, no? È difficile. È difficile, cioè, avere fede, no? Perché uno dice, ma perché? Perché? Ma sto facendo tutto questo. Mi hanno raccontato la palletta che facendo questa pratica qua diventavo un supereroe e invece ho tutti questi problemi. Perché? Allora uno gli vengono i dubbi, gli viene tutte le cose, no? È normale, perché tutte le pratiche portano a questo, no? Senza i dubbi non ci sono domande, senza domande non ci sono risposte, se non ci sono risposte non c'è crescita. Quindi non ti preoccupare di farti delle domande, non ti preoccupare di avere dei dubbi, preoccupati semmai del contrario, no? La maggior parte di credenti in Nietzsche in dubbi non ce n'ha, loro sono tutti, io sono, eh, eh, Cosengrufu, no? Usano tutte quelle belle parole lì, no? Per parlare tra di loro. Ma allora, un buon praticante ha un sacco di dubbi. E i discepoli di Nietzsche, se leggi il Gosho, lo vedi, li scrivono apposta perché hanno dei dubbi, no? Perché si fanno delle domande e a queste domande chiedono la risposta a Nietzsche. E questo Gosho qua ha proprio questo scopo. Shijo Gingo gli scrive che la sua vita sta andando a rotoli e dice maestro, qui cosa sta succedendo? Cosa sto sbagliando? No? Perché anche questo è un altro errore del buddismo di Nichiren, no? In realtà Nichiren dice totalmente l'opposto. Quindi se tu stai vivendo della sofferenza non è che stai facendo qualcosa di male. La sofferenza arriva. La sofferenza arriva perché? Perché senza la sofferenza tu non potresti crescere. Quindi devi essere grato, come dice Nietzsche, alla sofferenza. Perché è grazie alla sofferenza se tu cresci, se tu riesci a passare. Quando passerai quel momento sarai più forte, sarai una persona migliore. E questo Nietzsche lo ripete in tutti i suoi Gosho, no? Cioè, qua Nietzsche continua a dire in maniera insistente, se Giovingo ad esempio, non c'è vera felicità se non quella di avere fede del Sutra del Loto. Questo si intende citando il Sutra, pace e sicurezza nell'esistenza presente. Cioè, che cosa fa Nietzsche? Arriva anche a citare il Sutra del Loto, no? Sutra del Loto molto poco conosciuto dai discepoli di Nietzsche, no? Ma in realtà, se non conosci il Sutra del Loto,
non arrivi a niente, prendi solo delle gran mazzate nella testa. Nichiren qua cita il Sutra del Loto per incoraggiare il jogging. Dice non è una mia opinione, perché sa che quell'altro là, dall'altra parte, c'è un sacco di dubbi, quindi ha paura magari che gli venga i dubbi su di lui, no? Allora qua che cosa fa? Cita il Sutra del Loto, una citazione del Sutra del Loto. Non c'è vera felicità se non quella di avere fede nel Sutra del Loto. Questo si intende con pace e sicurezza nell'esistenza presente. E rinasceranno in circostanze favorevoli nelle successive. No? Questo Nietzsche ribadisce l'affermazione iniziale con una leggera variazione. No? La prima volta parlava di recitare Nam-myoho Renge Kyo, ora parla di avere fede nel Sutra del Loto. Perché dice così? Perché capisce, e perché Shigio Gingo glielo dice, che il Sutra del Loto è la causa dei suoi casini, dei suoi problemi. Quindi Nichiren lo sta incoraggiando in tutti i modi. Si protegge lui come maestro nei confronti dell'allievo e protegge il Sutra del Loto citandolo. Dice guarda, puoi anche arrivare a non credere a me, ma qui è il Sutra che lo dice, no? Quindi sicuramente devi credere al Sutra, puoi anche non credere me, ma puoi credere al Sutra del Loto. Gli dice a Shigio Gingo in un punto del Gosho, non permettere mai che le avversità della vita ti preoccupino, nemmeno i santi o i saggi possono evitarle. Questo è molto importante perché i credenti di Nichiren sono convinti, perché gli è stato detto, che fare questa pratica cambia la loro vita radicalmente, no? Nam-myoho Renge Kyo è una formula magica che riesce a fare questo, riesce a avere la casa nuova, il lavoro nuovo, l'uomo nuovo, la donna nuova, soldi. Qua Nichiren non parla mai di queste cose, anzi Nichiren dice se sei discepolo del Sutra del Loto stai tranquillo che tu avrai dei problemi, perché tutti i demoni verranno contro di te, perché fanno di tutto perché il Sutra del Loto, avendo le possibilità di rendere felici le persone, non sia conosciuto. Quindi vedi che, insomma, affermazioni del tipo vuoi avere questo? Fai Nam-myoho Renge Kyo. Vuoi avere quest'altro? Fai Nam-myoho Renge Kyo. No, non hanno senso, no? Non hanno senso. Quindi se tu sei credente di Nichiren e ce ne avrai e come di problemi, però saranno quei problemi a farti crescere. Chi non pratica vive dei momenti della sua vita in mezzo ai problemi ed è confuso. Dice, ma perché Dio ce l'ha con me? No? E lì giù le bestemmie. Mentre invece chi pratica sa che queste cose avvengano come occasioni di crescita. Quindi è importante non praticare per non avere sofferenze, ma praticare per passarle, per comprenderle, le sofferenze. Perché non avere sofferenze rimani un canguro, non ti muovi da lì. Cioè, se non hai le sofferenze, tu non hai la capacità
di crescere. Quindi se tu nel tuo ambiente di lavoro hai un ambiente brutto, invece di dirti sono la persona più sfigata della terra, ti metti lì, respiri e dici, oh, vediamo che cosa posso fare in questa situazione. Qual è il modo migliore di comportarmi? Quando tu stai vivendo un periodo di sofferenza, no? Ci si sente soli, ci si sente smarriti, ci si sente che vedi tutto ti arriva dalla testa. È così. Lo devi vivere. La vita è questa. Ma ogni volta che vivi quei momenti lì, cerca di fermarti un attimo. Analizza. Dici perché mi succede questo? Ti metti lì sul divano, ti fai un caffè e dici ma cosa c'è che non capisco? Perché continuo a vivere sempre le stesse cose? Perché non sono andato avanti? E allora lì ragioni, pensi. Il Daimoku ti serve perché? Il Daimoku, pulendo la tua vita, pulendo la tua mente, ti aiuta a capire il perché. Il Daimoku non è la formula magica che cambia questo e quell'altro, no. Il Daimoku ti aiuta a vivere, ti aiuta ad essere migliore nella tua vita, non a darti questo o a darti quell'altro. Per questo il Daimoku non c'entra niente. Il Daimoku ti mette in condizione di avere determinate cose perché ti aiuta a migliorarti. È questa la pratica di Nichiren. Felicità in questo mondo, questo Gosho, è questo che ti vuole dire. Se hai delle difficoltà, non ti preoccupare, cerca di capire perché tutti ce l'hanno, le difficoltà. Recita Nam-myoho Renge-kyo, sii convinto che sei discepolo del Sutra del Loto e certamente se ti comporterai come ti devi comportare, se avrai l'atteggiamento giusto, andrai al di là. Vedi? Ti sto salutando, è finito. L'esegesi del Gosho. Spero di esserti stato d'aiuto. Mi raccomando, condividi i video perché sono davvero molto importanti. Se sei una persona intelligente, guardando questi video ti rendi conto che dietro hanno davvero dei segreti che sono frutto di 40 anni di studio del Sutra del Loto e 40 anni di studio del Gosho. Sto facendo tutto questo per aiutarti, quindi aiutami anche te condividendo i video e portando altri ad ascoltarlo, no? Facciamo in modo che questo canale cresca, facciamo in modo che questo canale diventi davvero un giardino prezioso per tutti noi, un giardino in cui noi possiamo andare e sentirci tranquilli e imparare, perché imparare per i buddisti di Nichiren è dura, perché loro sanno già tutto, la maggior parte sa già tutto. I Taidoshin, cosa è un Rufu,
Son tutti usano tutte parole giapponesi senza nemmeno sapere il significato, quindi fai bene attenzione a tutto questo, eh. Ciao, pace e illuminazione.